zmartwychwstał. Chrystus zmartwychwstał. Cristo è risorto. Eppure in tutte le altre lingue del mondo si può dire oggi che Cristo è risorto perché è proprio così. Come vedete la faccia è un pochettino nebulosa perché c'era la veglia pasquale e si vegliava, si andava in giro ai cimiteri a annunciare, ad esempio nel mio paese si va nei cimiteri ad annunciare che cosa? Che Cristo è risorto. Perché qui sta tutto il messaggio della Pasqua, che c'era uno che è morto però è risorto. E allora la possibilità di vita nuova, allora la possibilità di amare, allora la possibilità di vivere le cose belle. Quando Gesù stesso racconta la Pasqua e vuole spiegare un pochettino a noi, che non ci capiamo proprio un tubo di quello che è la Pasqua, quando ci vuole raccontare che cosa è la Pasqua, usa l'esempio di un seme. Nel mio paese, in Polonia, quando si avvicina la Pasqua, la gente che cosa fa? Semina rzeżucha. Sì, lo so che è una parolaccia, rzeżucha, non so come si chiama in inglese, in italiano. In italiano probabilmente è il crescione, però in polacco RZ, EZ, non importa. Comunque rzeżucha. Allora, che cos'è questa rzeżucha? Rzeżucha è una cosa che cresce in 3 giorni. Tu la puoi seminare dove vuoi. Noi ad esempio la seminiamo su fazzoletti di carta. La metti un pochettino sul fazzoletto di carta, aggiungi un po' d'acqua e da questa cosa qua esce una cosa verde, o come questa ad esempio. È buona da mangiare, si usa, è così, piccola molto, però no, è abbastanza buona per mangiare. Suona abbastanza bene. E guardate, questo è un mistero. Come mai? Chi saprebbe che in una roba del genere si nasconde una cosa verde? Lo sai? Lo sapevi? Anch'io non lo sapevo, dovevo seminare per capire questa cosa. La Pasqua è lo stesso. La morte funziona allo stesso modo. Noi siamo come questi seminetti. Qualcuno le mette in terra quando siamo morti, però che cosa nasce? Non si sa. Una cosa verde? Una cosa ancora più grande? Quando Gesù racconta Pasqua dice che noi siamo come un grano di frumento, di farina. Allora guardate quante volte bisogna morire per diventare pane. Prima il grano, poi cresce, poi quello deve essere macinato per diventare farina, poi farina devi mettere in forno per farla diventare pane, quindi da una parte c'è un funerale del seme, poi c'è una mietitura, poi ci sono le cose varie, poi alla fine lo metti pure in forno e lo riscaldi. Ogni volta bisogna morire, però ogni volta appare una nuova qualità. Allora, che possiamo dire durante questa Pasqua del Signore? Speriamo che anche noi, in ogni piccola nostra morte, guardate quanto è bella questa, saremo capaci di scoprire che c'è una bellezza, c'è una vita nuova, c'è una possibilità di diventare qualcosa verde come questa rzeżucha, oppure come ad esempio le grandi sequoie. Alleluia, Cristo risorto, la possibilità di nuova vita esiste per ognuno, però non si può dire a tutti, perché diventeranno pazzi di gioia.